Sono partita. Che c'è, Medeo? Ciao. Sono proprio una pivellina. Che mi emoziona ogni volta prima di partire. Oh Gesù, una pivellina. È il 25 aprile e così parto per un altro viaggio dal Friuli direzione Andalusia. Come mi era successo in Iran, al confine con l'Iraq, mi è successo all'autogrill a Morino, ad Arezzo. Praticamente ho parcheggiato la moto, la camera d'aria deve essersi bucata, tutta la gomma anteriore a terra, ragazze. Sono le 6:27 e alle 21 dobbiamo essere a Civitavecchia per prendere il traghetto. Ho comprato una schiuma riparagomme in autogrill, vediamo se funziona. Sto andando a 70 all'ora in autostrada, 188 km, così. La gomma si è sembrata rigonfiarsi. Com'è come inizio di viaggio? Ma di cosa sto andando male in questo viaggio? Non ho mai camminato sul cielo d'autostrada. Guardate che regalo il cielo. C'è un arcobaleno che scende giù. Mentre pioggia. Abbiamo ancora 78 km. La schiuma sta tenendo sulle gomme. Non si vede niente. Oh. Non so dove sono. Stavo imbarcando a Civitavecchia. Ce l'abbiamo fatta. E siamo sbarcate a Barcellona. Se vi chiedete se la mia gomma è ancora gonfia, lo è, incredibilmente. Bene, adesso andiamo a cercare qualcosa da mangiare. Eccoci qua, casa di Roel. Roel! Hello! There? Lui è Roel. Buongiorno. Lui e Roel ci siamo conosciuti a MBE di 2 anni fa nello stand Mosco, dove io sono andata a curiosare questi prodotti di cui poi mi sono innamorata e ho usato in tutti i viaggi, dall'Italia all'India, tutto il viaggio in Iran e Iraq l'anno scorso, in Tunisia, dappertutto. Sono innamorata dei prodotti Mosco e condividiamo lo stesso senso di avventura. Ieri sera siamo sbarcate a Barcellona e ci ha ospitato in questa bellissima casa a circa un'oretta, 80 km da Barcellona, e lui è il mago delle gomme, per cui oggi risolverà questo problema a gomma anteriore che ieri però ha retto. Adesso siamo arrivati fino qui a casa sua con la schiuma che ho messo a 230 km da Civitavecchia. Siamo arrivati al porto, abbiamo fatto 24 ore di traghetto e siamo arrivati a casa di Roel. Per cui però adesso basta, adesso la gomma a terra e la andiamo a sistemare. Ah, come on. Nice contraption. Oh my god. So you're gonna start either to the left or the right of the valve. Why? You start, it's the most difficult to get that tire off. This valve is in this tube in a thicker piece of rubber. What we have to do is put the tire as far as possible into the rim. If there's a thick piece of rubber here, you cannot go as far, so you have to work harder. Okay. The idea is that you can do it really easily just by thinking. So for women it should be easier. You have scratches on your rim already, so I don't have to protect it, right? Important is when you pull here, that you push in there. So you see, you push it into the rim. You have a very stiff tube in there, I think, which is gonna be interesting. Roel ha trovato la soluzione, è riuscito, perché ci mancava la bussola da 19. Anche lui ha la Tenere, però la bussola da 19 ne ha 3, sono tutte sparpagliate in giro, non qui. Però ho trovato una soluzione con la flex. Look at this. Yeah. If I push it in, because opposite side, I make it easier. Ah, ok. Yeah, push a bit.
Okay, stop. Okay, yeah, you can do it already. Okay. But it's easier if I then push it in there. Ah, ok. Wow! Look, someone installed the. Ah, It's not a big issue, but you can see that it wasn't done properly. This one. Or not? Ok. That makes it a lot easier, Billy. Thank you for your help. And hit the brake. Siamo pronte a ripartire da Barcellona, grazie all'aiuto prezioso di Roel, che ha sistemato la gomma anteriore della mia Tenere. Il piano, ora, è raggiungere un campeggio vicino a Tarragona, a circa 2 ore di strada. Sono quasi le 5 del pomeriggio e vogliamo evitare di guidare di notte. Fortuna e sfortuna continuano ad alternarsi in un gioco quotidiano. Forse, per la pioggia del giorno precedente, il microfono del mio casco ha smesso di funzionare. Vediamo cos'altro ci capiterà in questo viaggio. Okay, girls. thank you for your hospitality. Enjoy your ride. Thank you so much. If there's any problems before you get to. So I hope not, honestly. Take it easy on that tire. Okay, I will. 50 kilometers. Until Barcelona, take it easy. Okay. After Barcelona, you can do wheeling. Bye bye. Devo dire che questo viaggio sta rivelando denso di sorprese. Quando inizia davvero un viaggio? Forse quando cominci a cercare sulla mappa, immaginando quei luoghi che hai solo visto in foto o sentito raccontare, oppure quando riempi i bagagli, scegliendo cosa portare e cosa lasciare, aggiungendo e cancellando cose dalla lista. Forse quando carichi i bagagli sulla moto e lei ti guarda, pronta da sempre. O magari inizia nel momento in cui affronti le prime difficoltà. Questi primi giorni sono già un'avventura. Insieme alla Gwenda abbiamo già affrontato molte delle prove dell'eroe per un motociclista. Gomma bucata, freddo, pioggia, buio, ingorghi per chilometri, scarsa visibilità, 700 km di trasferimento e più di 10 ore da Trieste al porto di Civitavecchia il primo giorno. Le crisi, le sfide, i momenti difficili sono opportunità preziose per apprendere, nello sport, nelle passioni come nella vita. Nonostante ci avessimo provato, raggiungiamo il campeggio comunque con il buio, riusciamo anche a perderci nel dedalo delle vie fitte di bungalow, ma alla fine raggiungiamo il nostro rifugio per la notte, parcheggiamo le moto, scarichiamo i bagagli, doccia e cena e via a dormire, domani ci aspetta una lunga giornata. Io guido la mia Yamaha Tenere 700, mentre Gwendalina è sulla sua Yamaha XSR 700. Due moto con lo stesso cuore meccanico, ma due anime completamente diverse. Non pensavo che in Spagna avrei patito il freddo così tanto, ma uno degli aspetti più belli e più sfidanti del viaggiare in moto è proprio questo. Sei alla mercé degli eventi e degli agenti atmosferici. Non c'è un finestrino da chiudere, un'aria condizionata da accendere, né un tetto sotto cui ripararti dalla pioggia. Ogni cambiamento di temperatura ti ricorda che sei parte di quel paesaggio, non solo un semplice spettatore. Impari ad adattarti, ad affrontare il clima, la fatica e a trovare bellezza in ogni tappa, anche nelle più dure. Oggi ci aspetta un lungo trasferimento da Tarragona fino a una località chiamata Turre, in Almeria, oltre 600 km. I trasferimenti sono necessari, con soli 19 giorni a disposizione. L'abbiamo trovato su Airbnb questa sistemazione per stanotte, circa 70 euro, diviso 2, 4 stanze. Affollato mi dicono. Abbiamo fatto una cosa fuori di testa, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto 630 km Ma come? in una giornata sola. Con